questo punto la parte sicuramente più delicata è quella della creazione dei models. Ovviamente partiamo dal model più importante che è quello dell'API OpenMeteo e poi cerchiamo di buttarci ovviamente su quello di OpenStreetMap. A livello operativo io preferisco sempre creare e partire dai models perché tecnicamente evitiamo delle sorprese quando poi arriveremo a gestire dati e abbiamo subito sott'occhio le informazioni di cui abbiamo bisogno. Allora, partiamo ovviamente dalla query che noi abbiamo visto inizialmente con questo marasma di informazioni. Cliccando su formatta il codice ovviamente mi ritrovo questi elementi. Allora, qui dobbiamo capire una cosa importantissima e questo è un elemento molto particolare che vi consiglio soprattutto per quando vi ritroverete a livello lavorativo effettivamente ad avere queste tipologie di approccio. Allora, tecnicamente questo è un oggetto, ok? Tutte le volte che vedrete un nuovo oggetto, ok, verrà creata una classe, un model totalmente a parte. Ovviamente questo è un oggetto e poi quest'altro è un altro oggetto di riferimento, se ci avete fatto caso. Poi soprattutto questi elementi sono praticamente tutti quanti incorporati l'uno con l'altro. C'è un riferimento tra il valore orario, la temperatura e il valore di precipitazioni. Allora, a questo punto che cosa mi viene da dire? Cerchiamo di comprendere al meglio come strutturare questi modelli. Diciamo, il concetto è un po' lungo, potete skippare tra virgolette sulla parte finale, però se vi va potete seguire il mio ragionamento perché è sempre utile a livello operativo per capire come approcciarsi. Allora, innanzitutto che cosa dovremmo fare? Dobbiamo creare un oggetto relativo alla risposta. Partiamo con la creazione dell'oggetto principale, quindi con questo weather data. Allora, che cosa dovremmo fare? Ritorniamo ovviamente sul nostro terminale e utilizzo ovviamente la CLI e vado in ng generate class, ovviamente models, perché così me lo metterà tutto quanto all'interno della cartella models. Chiudo un attimo il node modules così almeno ce l'abbiamo un po' più ordinato il nostro progetto. Models slash ovviamente weather data, ok? Quindi praticamente parliamo dell'oggetto generale. Guardate che cosa succede. All'interno della mia applicazione ha creato questo weatherdata.ts e qui dentro che cosa ci dobbiamo andare a mettere. Guardate praticamente tutti quanti questi elementi, però dobbiamo specificare quello che è il valore presente all'interno del nostro elemento. Guardate, lasciamo un attimo in stand-by l'hourly units perché ci servono prima queste tipologie di struttura. Tolgo ovviamente le virgolette, così almeno abbiamo tutto quanto già a disposizione. Allora, questo qui sarà sicuramente un number, poi ovviamente questo qui sarà sicuramente un number, anche questo sarà un number, anche questo sarà un number, questo qui sarà ovviamente una stringa, l'elevation, scusatemi, sarà ovviamente un number, e questo qui sarà una stringa. Attenzione, qui abbiamo dei problemi perché effettivamente queste tipologie di elemento non hanno un inizializzatore, sappiamo che siamo in un linguaggio fortemente tipizzato e proprio per questo motivo dobbiamo dire che tutti questi campi, se non hanno un inizializzatore, devono essere opzionali. Ovviamente possiamo utilizzare la pipe, quindi i tipi unione, altrimenti possiamo richiamarli esattamente in questo modo. Già che ci siamo, alla fine non c'è una virgola perché questo non è un elemento JSON, ma ci sono dei punti e virgola, ok? Questo qui ci va una string e fin qua ci siamo. Allora, a questo punto cosa succede? Dobbiamo ritornare un attimo su questo elemento, scusatemi, su questo elemento qui, perché abbiamo detto che Early Units ovviamente è un oggetto differente. Allora a questo punto cosa succede? È meglio creare proprio totalmente un altro model proprio a riferimento o comunque sia per utilizzare questa tipologia di struttura. Però, qual è l'idea? Tecnicamente questo early units viene utilizzato solo e soltanto all'interno di questo oggetto, quindi ha poco senso utilizzarlo o almeno cercare di imporlo come se fosse un model totalmente a parte. Cioè avrebbe senso se questa tipologia di oggettino fosse utilizzato anche da qualcun altro. Quindi cosa succede? All'interno del mio export class weather data posso mettere un altro elemento con export class, ovviamente qui lo chiamo
Early units. Early units. Ok? A questo punto che cosa succede? Vado a definirgli tutti quanti gli elementi che sono qui dentro, guardate, eccolo qua, e allora a questo punto cosa succede? Il time ovviamente sarà una string, tolgo le virgolette, scusatemi, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Allora, il time sarà sicuramente una string, ok? La temperatura ovviamente sarà una string perché parliamo delle unità di misura e questo qui sarà una string. Ovviamente tutti e tre questi elementi saranno opzionali, ok? A questo punto per lo stesso identico ragionamento che cosa avremo a disposizione o comunque sia a che cosa ci riportiamo. Guardate questo early, ok, è composto da time. Se volete vederlo al meglio o comunque sia un po' più organizzato vi faccio vedere questo trucchetto. Allora se seleziono tutto con CTRL A me lo copio, vado ovviamente su Visual Studio, creo un nuovo elemento e su Select Language seleziono JSON, ok? Vado in CTRL V, guardate, quando non mi serve o comunque sia è troppo grande l'elemento, vedete lo richiudo fondamentalmente. Quindi qui ho time, temperatura e precipitazioni che si trovano tutte quante sulla stessa linea. Quindi l'oggetto early, ok, possiamo chiamarlo early data, ok, un po' più comodo perché qui dentro ci sono i dati relativi all'elemento early dell'unità di misura, sarà composto da time, temperature e precipitations. Ok? Bene, più o meno praticamente sarebbe la stessa identica cosa di questo, ok? Che ne definisce gli elementi, soltanto che non è early units, ma sarà early data. Ok? A questo punto cosa succede? Il time non è una stringa, ma è un array, ovvero una sequenza di stringhe. Sarà una sequenza di stringhe ovviamente anche la temperatura e ovviamente anche le precipitazioni. Attenzione però non sotto forma di stringa questi due perché sono dei number. Qui sopra c'erano le unità di misura e quindi è normale che erano tipo grado Celsius oppure precipitazioni, millimetri di pioggia. Qui invece c'è proprio il valore numerico, ok? E allora a questo punto cosa succede? Nella parte più elevata, nella parte di questi due elementi, abbiamo early units, che sarà di tipo early units, vedete, a questo punto, e a questo punto abbiamo lo stesso identico valore per early normale, che sarà corrisposto da early data, ok? E qui abbiamo direttamente una corrispondenza. Ovviamente anche questi due valori sono opzionali. Ci siamo? A questo punto tutte quante le classi sono già messe a disposizione, ok, di eventuali strutture. Quindi a questo punto con la parte di OpenStreetMap, scusatemi, di OpenMeteo siamo praticamente a posto. La cosa un po' più importante però a questo punto che cosa mi verrebbe da specificare? O utilizziamo dei costruttori oppure utilizziamo degli elementi un po' più particolari, tra virgolette. Che cosa significa? O le lasciamo così, senza il costruttore, lasciamo tutto quanto praticamente sotto forma di public, ok, con la possibilità di effettuare la creazione degli elementi che vogliamo, altrimenti se volessimo utilizzare dei costruttori che cosa dovremmo fare? Beh, ragazzi, tecnicamente dovremmo fare questo. Allora, un eventuale costruttore di weather data, se ne abbiamo bisogno, lo inizializziamo come constructor, ovviamente di cosa? Di data, due punti, guardate, partial ed ovviamente weather data. A che cosa serve il partial weather data? Praticamente serve a dire che all'interno dell'elemento data che sto specificando qui dentro potrebbero esserci alcuni degli elementi che sto per specificare o comunque sia alcuni degli elementi che sono corrispondenti a tutti gli attributi che abbiamo a disposizione, ok? E quindi a seconda di quello che io vado a riempire lì dentro, che vado a impostare direttamente lì dentro, io mi potrei portare dietro, guardate faccio un CTRL-C, CTRL-V giusto per essere abbastanza veloci, questi elementi, ovvero la latitudine se c'è la imposto come latitudine, altrimenti la definisce come 0, la longitudine la imposto come longitudine, altrimenti la imposto come 0 e così via. Stessa identica cosa per questi due elementi, o gliela imposto perché gliel'ho passata effettivamente come
tipologia di struttura univoca, quindi l'ho creata in precedenza e poi gliela sto innestando all'interno, altrimenti vado a definire un oggetto totalmente vuoto. Questo lo sapete a che cosa mi serve? Guardate, queste tipologie di inizializzazione adesso non sono più vincolate come opzionali. Sapete perché? Perché è il costruttore che si occuperà sicuramente in maniera diretta tramite la partial, ok, di verificare che se c'è questo oggetto lo va a impostare, altrimenti gli mette un valore di default. E qui ci siamo tolti il problema dell'opzionalità. Per completare le altre due classi di supporto praticamente andiamo a creare un altro costruttore, quindi sempre il constructor. Eccolo qui, gli andiamo a mettere come data due punti, ovviamente sarà sempre un partial, ok? Dove gli andiamo a definire quelli che sono gli Early Units, ok? Attenzione, qui definendo un oggetto totalmente vuoto nella fase iniziale. Che cosa significa questa tipologia di concetto? Allora, mentre qui sopra noi siamo obbligati per forza a definire un oggetto direttamente all'interno del costruttore, quindi a passarlo nel costruttore, qui dentro possiamo evitare, ok, anche di impostare l'oggetto, creando un valore di default come un oggetto vuoto. Che cosa significa? Che se ci fate caso, quando vado a richiamare i new early units, lui in pratica è come se ci avesse qui dentro un oggetto senza ovviamente alcuna proprietà valorizzata. E quindi a questo punto che cosa facciamo? Ci riportiamo quelli che sono i valori di time, temperature e precipitation, impostandoli in che modo? Allora, il time, quindi this.time, è definito come data time, ok? Nel caso il valore viene espresso. Altrimenti, quindi oppure, noi sappiamo già automaticamente che il valore di default che gli stiamo cercando di somministrare è il valore di ISO, ovviamente 8601. Che cosa significa questo qui? Noi abbiamo visto fondamentalmente nella nostra ultima release che in questo caso ci riportiamo dietro il valore come Unix timestamp. La cosa un pochettino più particolare è proprio questa, quella dell'introduzione di quelli che sono gli elementi principali relativi per esempio all'ora, guardate, early temperature, presentation, time zone con, guardate, il ovviamente end con il time format uguale Unix time. Guardate, questa è la sua espressione. Se lo mettiamo come Unix time, ok, probabilmente qui dentro che cosa dovremmo impostargli? Guardate, Unix time, ok? Altrimenti glielo definiamo come ISO 8601. La cosa un pochettino più importante ovviamente è quella di continuare a definire quelli che sono i valori di default, ovviamente this punto temperature ovviamente è uguale a data.temperature oppure ovviamente in gradi Celsius, scusatemi, e poi ovviamente l'ultimo valore è this.precipitation uguale data.precipitation oppure in millimetri. Ok? E quindi qui praticamente abbiamo completato la nostra operazione. A questo punto cosa succede? Nella parte bassa abbiamo le stesse identiche tipologie di elemento, soltanto che andiamo a definire ovviamente il constructor con ovviamente sempre la stessa storia, data due punti partial di tipologia early data, ok? Con il valore di default, così almeno possiamo invocarlo anche senza nessun elemento all'interno. E quindi qui dentro che cosa gli andiamo a mettere? Guardate ragazzi, sarà la stessa identica tipologia di questi elementi, è soltanto che qui dentro gli andiamo a mettere oppure il valore di default, ovviamente sono tutti quanti array. Ok? Bene, il nesso però è, se ci avete fatto caso, io ho utilizzato la prima versione dell'API, quella dove abbiamo fatto tutti quanti i nostri test. Perché? Perché la cosa un po' più importante per noi è proprio quello dell'utilizzo del nostro weather code, che in pratica ci dice qual è il valore effettivo degli elementi che noi abbiamo a disposizione. Guardate, il weather code ci importa ovviamente quello che è il WMO code e quindi noi dovremo aggiungere anche questo elemento all'interno di early units e all'interno di early,
guardate che ci riporta questi elementi di tipo numerico. E quindi cosa succede? Andiamo a modificare, guardate, è molto semplice se integriamo un altro elemento, un elemento nuovo all'interno di questa struttura. Su early units ci riportiamo, guardate, scusatemi un secondo, eccolo qui, weather code con questo valore di default, ok? Eccolo qua, weather code ovviamente sarà un valore di tipo string, ok? E poi questo this.weathercode uguale data.weathercode oppure ovviamente WMO code. E quindi fondamentalmente facciamo la stessa identica cosa anche nella parte di sotto, dove questo qui ovviamente sarà non una versione di stringa, ma un number ovviamente sotto forma di sequenza, e ovviamente this.weathercode è uguale a data.weathercode oppure ad un array ovviamente vuoto. Una cosa estremamente importante. Se ci avete fatto caso nella parte alta, ovviamente qui io ho un partial weather data che ovviamente è obbligatorio, ok? Che cosa significa? Che io sono obbligato a definire un oggetto di tipologia weather data corrispondente quindi a questo elemento all'interno di questa tipologia di struttura, che quindi abbia parzialmente questi elementi, quindi gli attributi che ci portiamo ovviamente da questa invocazione. Qui sotto posso anche evitare di andarla a richiamare. Se volete, vi faccio un esempio pratico sul per quale motivo viene utilizzato questo elemento. Allora, vediamo come funziona. Poniamo il focus proprio su weather data che prende un partial. Praticamente che succede? Noi possiamo, tra virgolette, invocare una cosa di questo tipo. Allora, abbiamo un partial weather data è uguale a new weather data, dove vedete l'oggetto parziale, gli sto mettendo soltanto latitudine e time zone, ma l'oggetto comunque sia c'è. Se io dovessi evitare di inserire l'oggetto, guardate che mi dà l'argomento di tipo data non è stato fornito perché è obbligatorio definire un oggetto qui dentro. Ok? Mentre all'interno di questo early units, che cosa facciamo? Const hu è uguale a new early units. Guardate cosa succede. Posso o inserirlo oppure gli metto un oggetto di tipo parziale, dove gli vado a mettere per esempio il time, due punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedete? Questo è il nesso e questa è la differenza sostanziale. Allo stesso identico modo andiamo a lavorare con nominatim, ok? Così almeno abbiamo a disposizione anche l'elenco, quindi la sequenza dei possibili risultati con la query di ricerca. Ad esempio cerco Pratola per 120 perché qui dobbiamo stare attenti a come richiamiamo l'elemento, comunque sia, non possiamo mettere gli spazi all'interno del nostro URL, ok? Peligna, ok? Vedete qui praticamente lui mi dà un solo valore. Se lascio soltanto Pratola, guardate che cosa succede, praticamente formattando il codice ottengo tutti quanti i valori che abbiamo a disposizione. Quindi che cosa succede? Vado a riprendermi un singolo oggetto, quindi un elemento di questo tipo, può essere creato un solo oggetto perché non vedo oggetti innestati, ma questa è soltanto una sequenza di valori numerici, e quindi semplicemente che cosa faccio? Me lo riporto all'interno di che cosa? Di un nuovo model ngGenerate class models, e qui per esempio lo chiamo location data. Ok? Così almeno abbiamo la parte di interfacciamento con OpenStreetMap che sicuramente ci servirà dopo. Nel nel location data che cosa vado a fare? Vado ad inserire tutti quanti questi elementi, mi tolgo un po' di virgolette facendo una sostituzione rapida, ok? E quindi qui so che ovviamente questo qui è un number, questo qui sarà una string, ok? Poi ovviamente abbiamo un'altra string, abbiamo un OSMID che sarà ovviamente un number, facciamo una cosa, mi copio tutti quanti i number, eccolo qui, number, class place ovviamente sarà una string, ovviamente questo qui sarà una string, number string,
ovviamente string, e poi qui dentro che cosa abbiamo? Qua dentro abbiamo un array di che tipologia? Ovviamente in questo caso abbiamo un valore numerico, quindi un array di number. Ok? Allora a questo punto cosa succede? Per quale motivo non ho messo alcuna opzionalità? Perché adesso utilizzeremo lo stesso identico approccio di prima con il constructor, ok? Dove gli mettiamo il data, che potrebbe essere un partial, ok? Relativo al location data, ok? E inizialmente potrebbe essere totalmente vuoto, non potremo creare un luogo non specificando praticamente quasi nulla, ok? E ci riportiamo esattamente una struttura, faccio un po' di CTRL-C, CTRL-V, organizzata in questo modo. Ok? Attenzione, qui abbiamo data.latitudine e longitudine che ce l'abbiamo sotto forma numerica. Allora, la cosa un po' più importante è proprio questa. La forma numerica che noi stiamo cercando di gestire, ok? Vediamo un po' come è creata. Ah, è un po' troppo lunghetta, ma ci viene fornita effettivamente come una stringa ed anche queste vengono fornite come una stringa. Quindi attenzione, non le possiamo gestire come numeri, ma dobbiamo essere compatibili con quello che ci risponde l'API e quindi erroneamente le ho messe come numeri, ma queste sono stringhe ed anche queste. Ci siamo? A questo punto cosa succede? Questo qui sarà string, ovviamente string, e qui gli vado a definire ovviamente anche le bounding box delle string. E fin qua praticamente ho completato anche il location data con tutta la sua sbrodolata di parametri.